Nella recensione del Nibot N1 che trovate qui in alto a destra mi lamentavo del fatto che quel robot non avesse il lavaggio, non prevedeva il lavaggio del pavimento, perché io voglio questa funzione. Ovviamente era solo questione di tempo perché venisse implementata questa funzionalità in un altro robot. Ebbene, nel video di oggi vi mostro questa fucilata di robot per le pulizie. Si tratta del Nibot Q11. Io amo i robot per le pulizie, quando mi viene proposto di provarne uno sono sempre molto contento. Nibot mi ha detto se volevo provare l'ultimo loro nato, questo Q11, ovviamente ho accettato con gran felicità. Ormai ne ho provati una decina in questi anni e posso dire che riesco a capire abbastanza bene quali sono i pregi e i difetti di questi dispositivi. Il Q11 è un robot aspirapolvere lava pavimenti con stazione di carica che fa anche da autosvuotamento alla polvere che il robot raccoglie. Praticamente ha tutto, è il non plus ultra delle caratteristiche che si possono trovare oggi nei robot. Potenza aspirante da top di gamma 4000 pascal, batteria da 5200 mAh che garantisce una pulizia oltre i 150 minuti, e questo ve lo garantisco io perché l'ho testato, e appartamenti, case fino a circa 200 metri. Ovviamente questi valori sono un po' indicativi, variano da come sono fatte le vostre case, dal livello di aspirazione che impostate. Comunque, visto che è casa mia, secondo i miei calcoli, insomma, i numeri dichiarati dall'azienda sono verosimili. Ma se anche si scaricasse la batteria non sarebbe assolutamente un problema, perché il Q11, se si trova mentre fa le pulizie a essere scarico, torna alla stazione di carica, si ricarica e poi riprende il lavoro da dove l'aveva interrotto, quindi una comodità assoluta. Questa qua è la base autosvuotante di questo Q11. Già contiene al suo interno uno dei due sacchetti, ce ne danno due, uno è già inserito nella base, che contiene lo sporco che va travasato dal robot appunto alla base. Il sacchetto è da 2,5 litri e secondo Nibot può durare un mese. In base alla mia esperienza con altri robot che ho avuto in precedenza vi dico che questi numeri sono un po' scarsi, nel senso si può fare anche di più. Ovvio che poi se abitate in una casa che ha veramente un sacco di unto, questi sono i valori che potete ottenere, però se pulite spesso e la casa comunque è abbastanza in ordine, vi dura sicuramente molto di più di un mese un sacchetto di contenimento. Prima di parlare del robot parliamo della base di carica della batteria e autosvuotante. Prima cosa da dire, ragazzi, guardate come è fatta. Io me ne sono innamorato dalla prima volta che l'ho vista. Quando ho visto questo modello mi ho detto guarda che spaziale che è questo robot. Infatti il design è assolutamente un qualcosa di diverso da tutti gli altri. Se mettiamo a paragone questa base autosvuotante con quelle dei competitor che sono presenti nel mercato, a mio avviso tutte le altre sembrano vecchie se paragonate con questa qua. Riprende un po' il design e le forme degli anni 70 che io personalmente apprezzo molto. Insomma, può piacere o non piacere, a mio avviso è veramente molto bella, e se ne dovessi prendere uno solo basandomi sull'estetica andrei ad occhi chiusi su questo qua. Nel posteriore c'è un interruttore generale e l'inserimento del cordone di alimentazione. Sotto ci sono due fantastici piedini in gomma che tengono fermo tutto e un vano trasparente per ispezionare dove avviene il passaggio dello sporco tra il robot e la base. Su questo fianco c'è una griglia per il flusso d'aria in uscita e sopra ovviamente c'è il coperchio che permette l'accesso al sacchetto di immagazzinaggio dello sporco. Qui davanti c'è un LED che si va ad illuminare ad esempio quando il robot torna in carica, e dentro ci sono i due contatti della batteria e il foro attraverso il quale la base si tira su tutto lo sporco dal robot. E invece questo qua è il robot che è un po' più classico nell'aspetto. 35 cm di diametro per un'altezza di 8,7 cm. Perché 8,7 cm, che è meno magari della concorrenza? Perché come vedete non c'è la torretta laser. Attenzione che è un imbroglio, perché questo robot invece ce l'ha la torretta laser. Cioè il sistema di navigazione è sempre quello chiamato LiDAR con tecnologia di TOF, ma tutto avviene
attraverso questo vetrino nero che c'è qui davanti. Qui sotto ci sono i laser che sparano la luce e attraverso la tecnologia di TOF il robot mappa la nostra casa alla perfezione con una precisione veramente molto alta. E questa tecnologia consente al robot anche di vedere le cose che ci sono per terra. Perciò se per caso lasciamo una ciabatta, dei calzini, un giocattolo del bambino in giro per casa, non ci dobbiamo preoccupare. Gli stessi vantaggi di un robottino con torretta laser, però non avendo l'ingombro della torretta. L'intelligenza artificiale di questo Q11 è veramente ottima, mi era piaciuta già tanto quella del precedente N1, qui l'hanno forse ancora migliorata. A me piace veramente tanto come si muove nelle stanze questo robot. Al primo avvio fa un giro per l'ambiente, per il piano dove lo mettiamo e si capisce dov'è, crea la mappa generale. Al termine della mappatura lui comincia effettivamente a fare la pulizia. Prima tutto il perimetro delle stanze, esce da una, entra l'altra, insomma tutto lungo i battiscopi, lungo i mobili. Dopodiché, quando ha fatto il perimetro, comincia a fare tutte le sue pulizie interne. Secondo la sua logica, non si limita ad andare sempre su e giù. No, lui suddivide le stanze in varie sottoaree e le pulisce un pezzo alla volta, ottimizzando il tempo e le percorrenze e quindi anche il consumo della batteria. La spazzola laterale, che tra l'altro ce ne danno anche un ricambio nella confezione, ha le setole veramente molto lunghe e considerando che il robot sta a circa 1 centimetro dalle pareti quando fa il giro della stanza, questa spazzolina qua entra sotto i mobili, si infila sotto i mobili, si infila anche sotto il battiscopo se non è appoggiato a terra, insomma riesce a scovare tutto lo sporco, anche quello che magari normalmente non vediamo e lasciamo là. Al centro poi c'è la solita spazzola rotante che è la classica spazzola, il solito rullo con le setole e la gomma. Una delle due testine è removibile e in pratica la spazzolina laterale ha il compito di buttare al centro del robot la polvere, lo sporco che c'è in terra, e questa qui con l'aspirazione tira su tutto e lo caccia nel serbatoio di immagazzenaggio dello sporco. Non mancano ovviamente anche i 4 sensori anticadute e questo qui insomma ormai siamo sicuri che i robot moderni non cascano, è anche il caso di questo, l'ho provato su casa mia che sono pieno di scalini, non cade assolutamente. E poi ci sono le 2 super ruote che permettono al Q11 di superare ostacoli fino a 2 cm. Nella parte davanti c'è anche il classico bumper anti-urto, cioè quando se per caso il robot va a toccare qualche cosa, appena lo sfiora si ferma e cambia direzione. E come vi ho detto, qui dentro ci sono i sensori. Vi capiterà di vedere mentre lui corre, di vedere in giro per casa dei puntini rossi, e sono i laser che escono dai 4 punti qui davanti che vanno a fare le misure e le rilevazioni durante il suo spostamento. Dietro ci sono le 2 griglie, una è per l'uscita dell'aria e una esce la voce, sì, perché ovviamente questo robot parla, ci dice tutte le sue cose e ce lo dice in italiano. La voce è stata implementata e parla in italiano, oltre ad avere ovviamente anche l'applicazione in italiano. Nella parte superiore non ci sono i classici pulsanti, c'è questa specie di inserto che è a filo del robot che ha i 2 tasti di navigazione manuale. Uno è per avviare la pulizia e per mettere in pausa la pulizia, oltre che avviare il robot con la pressione prolungata, mentre l'altro tasto manda il robot alla stazione di carica a caricare. E un'altra cosa che mi piace tanto di questo robot è che appunto questa isola qui, vedete, ha un LED azzurro che fa il giro di tutta l'area. Ebbene, questo LED azzurro durante lo spostamento del robot si accende dal lato dove il robot sta rilevando l'ostacolo, cioè quando corre lungo una parete la parte destra del robot si illumina, quando arriva a un angolo di casa si accende, resta acceso il LED dalla parte destra e dalla parte davanti. Insomma, quando si muove è carino vedere che lui sa benissimo dove sono gli ostacoli e ce lo mostra pure attraverso questo alone azzurro che c'è qui sopra. Il serbatoio è un 2 in 1, qui ci sono i 2 contatti per andare a caricare la batteria del robot. È un 2 in 1 perché contiene l'acqua e perché contiene lo sporco, 250 ml e 300 ml di capienza. I numeri non sono così giganteschi, però considerando che c'è la stazione di ricarica, la cassetta della polvere è stata. Io ho visto che per un ciclo di pulizia normale è veramente impossibile che qui si vada ad accumulare così tanto sporco da dar problemi al robot. Il vano nasconde un filtro EPA, ce ne danno anche uno di scorta nella confezione, mentre qui
sopra è incastrato il solito strumentino per la pulizia del rullo principale per togliere eventuali capelli che si vadano ad aggrovigliare. Caricamento dell'acqua attraverso il solito tappino in gomma che c'è qui sopra. E attenzione che tutto lo sportellino qui dello sporco è isolato, c'è una fantastica guarnizione in modo che anche se siete dei cialtroni come sono io, quando andate a caricare l'acqua ne rovesciate un po' in giro, non c'è problema, non andrà mai a raggiungere il serbatoio della polvere. Sotto la pancia del serbatoio ci sono i 3 forlini attraverso i quali esce l'acqua, non per caduta ma c'è un motorino, una piccola pompetta che fa fuoriuscire l'acqua e l'acqua la decidiamo noi quanta farne fuoriuscire, perché attraverso l'applicazione ci sono 4 livelli di umidificazione, diciamo così, del panno. Panno che è questo qua, ce ne sono 2 in confezione, vanno montati su questo supporto, in realtà è solo un supporto, non fa nient'altro che tenere su il panno, semplicemente si inserisce nel retro del robot e quando questo elemento è montato nel robottino allora avviene la pulizia e il lavaggio. Se non è montato questo, anche se il robot, il serbatoio contiene dell'acqua, non avviene il lavaggio. E oltretutto il Q11 rileva attraverso tutti i suoi sensori anche quando sale sui tappeti. Quando sale sui tappeti aumenta al massimo la capacità aspirante, quindi pompa al massimo la sua aspirazione e interrompe la fuoriuscita di acqua. Devo dire che questa cosa potrebbe essere un po' migliorato perché il fatto di accelerare l'aspirazione, diciamo così, avviene un po' in ritardo, cioè certe volte magari sta già a metà tappeto quando parte la potenza al massimo. Dovrebbero fare in modo che appena il robot sale la potenza andasse al massimo, insomma magari è un piccolo dettaglio ma io ve lo dico. Comunque il lavaggio non è il lavaggio che potete fare a mano voi, l'ho già detto in tutte le recensioni dei robot, questo sistema di mopping come viene definito io lo apprezzo e onestamente lo cerco in questi robot di casa perché mi piace. Ovviamente c'è solo acqua e ovviamente è solo a trascinamento, però come vi dico sempre, se voi inzuppate un po' questo straccio, perché non si può mettere detersivo dentro il serbatoio, però se bagnate questo straccetto da fuori con un po' di alcol, insomma il robot quando va in giro perlomeno igienizza un po' il pavimento e specialmente se avete bambini è una cosa che può essere utile. E un aspetto positivo di come è fatto tutto questo ambaradan è il fatto che questo pezzo che è attaccato dietro non va mai ad appoggiare sul vostro pavimento quando il robot torna alla stazione di carica. Cosa significa? Altri robot hanno il panno che tocca sempre il pavimento e se avete la stazione di carica sul parquet, quando il robot torna a casa, cioè va a caricare, questo panno umido poggia sempre sul vostro pavimento in legno ed è una cosa che non va bene perché comunque c'è un po' di passaggio di umidità e magari si gonfiano un po' le fughe. In questo robot il problema non esiste perché il robot quando va a scaricare il suo sporco e a caricare la batteria lo fa in retromarcia e questo elemento che è montato sul retro del robot va ad appoggiare sempre sull'interno della stazione di carica. Il fondo che c'è qui va a proteggere il nostro pavimento e quindi il legno che abbiamo in terra non si bagna mai, non resta mai umido e questa è una cosa che apprezzo, perlomeno nelle mie esigenze è una cosa che apprezzo e magari anche a qualcuno di voi può fare la differenza questa cosa. Prima di usare il Q11, se lo volete fare, c'è la possibilità di scaricare l'applicazione attraverso il QR code che è presente nel pannello di istruzioni. Si premono i 2 tasti qui sopra in contemporanea e con la procedura guidata dell'applicazione si va a configurare il Wi-Fi con il nostro robot. Questo permette attraverso l'applicazione di gestire dovunque noi siamo il robottino. Non serve essere all'interno del Wi-Fi di casa, anche se siete fuori, attraverso la rete dati. Il vostro robottino è connesso al wifi e voi lo comandate o comunque potete vedere che cosa sta facendo. L'applicazione si chiama semplicemente Nibot, la scaricate dal QR code o la cercate nei vostri market. L'icona è quella blu, attenzione da non confondere con quella con icona gialla che era per le serie precedenti. L'applicazione è stata aggiornata, ora è in italiano, come anche le voci del robot come vi ho detto, mancano solo le istruzioni cartacee nella confezione. Il kit contiene un manuale di istruzioni ma non c'è l'italiano. Comunque attraverso l'applicazione possiamo gestire un sacco di cose di questo robot. Ovviamente non è obbligatorio. Certo che dal mio punto di vista è bello conoscere tutte le potenzialità di questi strumenti. Se siete un po' smanettoni con questo robot e l'applicazione veramente vi potrete divertire perché si possono andare a modificare parametri veramente molto in profondità. Q11 può salvare 3 mappe di casa vostra. Se avete una casa multipiano come ho io potete fargli fare la scansione di casa e vi salvate le 3 mappe.
Ogni piano può essere personalizzato, lui si divide già in automatico le varie stanze, però se volete potete farlo anche voi manualmente per fare più sottostanze se vi serve. Per ogni piano potete definire quali sono le no zone, cioè nelle zone in quali il robot non debba andare a pulire, oppure le zone dentro alle quali il robot non debba attivare il lavaggio, oppure ancora le zone dove il robot debba fare 2 passaggi di pulizia. Insomma, potete settare in base alle vostre necessità ed esigenze quello che Q11 deve fare a casa vostra. Come vi ho già detto, ci sono anche 4 livelli di intensità di uscita dell'acqua. Io vi consiglio di tenere una media, perché se abbondate troppo di acqua il panno si va quasi ad inzuppare e magari quando sollevate il robot per portarlo in giro potrebbe gocciolare, quindi state sulla metà, che ho visto che va bene. E ci sono anche 4 livelli di potenza di aspirazione. Quella più elevata è a 4000 Pascal, che è anche quella più rumorosa ovviamente, mentre le altre sono inferiori come potenza e anche come rumorosità. Attraverso l'applicazione possiamo vedere dove si trova il robot, che cosa sta facendo, possiamo metterlo in pausa, possiamo mandarlo a pulire una sola stanza, possiamo mandarlo a pulire una sola zona, possiamo dirgli di andare a ricaricarsi, insomma facciamo un sacco di cose attraverso l'applicazione, però come vi ho detto non è necessario. Se vi limitate ad usarlo manualmente senza l'applicazione, anche se avete una casa multipiano, basta portarlo al piano, premere il tasto di avvio e lui vi farà la pulizia di quel piano là. Al termine del ciclo di pulizia del piano lui tornerà da dove è partito cercando la base, non la troverà, girerà un po' a caso e poi si ferma e vi dice non ho trovato la base di carica, e lì starà a voi ovviamente spostarlo a mano e riportarlo alla stazione di carica. Se invece in quel piano lì c'è la stazione di carica, tornerà alla stazione di carica e prima di caricare la batteria procederà a svuotare il serbatoio interno e a trasferire tutto quello che ha raccolto, la sporcizia, al sacchetto della stazione di svuotamento. Al momento Q11 non supporta gli assistenti vocali, è prevista l'attivazione di questa, l'implementazione di questa funzionalità, però al momento non funziona. E infine parliamo un po' della qualità di pulizia e lavaggio di questo Q11, perché veramente tanta cosa sul lato tecnologico, ma parliamo un po' anche di come funziona. Il Q11 aspira bene e lo fa in maniera veloce, rapida ed efficace grazie appunto all'intelligenza artificiale e agli algoritmi che hanno implementato. Se impostiamo la potenza aspirante a 4000 siamo sicuri che raccoglierà praticamente tutto quello che abbiamo in giro. La spazzolina laterale, come vi ho detto, ha le setole lunghe e sono molto comode per infilarsi un po' dappertutto. Ho apprezzato il fatto che non ci sia la torretta, perché i robot con la torretta non entrano dappertutto a casa mia, mentre questo qua che non ha la torretta, come altri che ho avuto che non avevano torretta, riescono a entrare sotto certi mobili che sono un po' bassi e quindi la torretta dava problemi. Con questo non c'è. Il discorso del lavaggio è una cosa un po' particolare. Io sono amante del lavaggio e cerco di farlo sempre ad ogni ciclo di aspirazione del robot, però capisco che magari a qualcuno non importa questa funzionalità e, come vi ho già detto, non va a sostituire le vostre pulizie, quelle lì dovrete continuare a farle, però troverete sicuramente meno sporco che non farlo solamente aspirare. Ricordando che nella confezione vi arriva un sacchetto di scorta, una spazzola laterale di scorta, un panno di scorta e un filtro EPA di scorta, quindi un kit veramente completo. Concludo dichiarando che Q11 è un prodotto valido, l'ho trovato valido sia da un punto di vista realizzativo, per come è costruito, sia i materiali impiegati, ma anche a livello di software, a livello di implementazioni di funzionamento. Come vi ho già ripetuto, apprezzo tanto come si muove tra le stanze questo robot di Nibot, come anche era per il suo predecessore. Insomma, il software che ha all'interno che lo fa andare, lo fa muovere veramente in maniera efficiente. Il prezzo è in linea con quelli dei competitor analoghi, insomma sulle stesse caratteristiche. Non siamo sicuramente sulla fascia bassa di prezzo, ma siamo sulla fascia alta anche per quanto riguarda la dotazione e le caratteristiche. Dal mio punto di vista, questo qua vince per estetica e per algoritmo di funzionamento, un'ottima intelligenza
intelligenza artificiale, un'ottima estetica, fanno sì che al momento sia uno veramente tra i miei preferiti. Se l'azienda mi rilascia un coupon ve lo lascio sotto insieme al link per l'acquisto. E insomma spero di avervi piacevolmente informato su questo Nibot Q11, ma se non vi ho detto tutto e se vi resta qualche curiosità non esitate, scrivetemi sotto nei commenti, cerco sempre di rispondere a tutte le vostre domande. E se siete arrivati fin qua magari lasciatemi un pollice in su, iscrivetevi al canale e venitemi a trovare anche su Telegram, dove vengono distribuiti coupon, codici sconto e offerte sempre aggiornati sia per le cose che mostro nei video sia per altri oggetti analoghi. Passate una buona giornata e ci vediamo sempre qui su Cose Cinesi con altri video nei prossimi giorni. Ciao a tutti!